Nel panorama della seconda guerra mondiale e del dopoguerra, pochi mezzi vennero avvolti da un'aura di enigmatico fallimento quanto l'Arle 44. Nato dalle ceneri della seconda guerra mondiale, in un'epoca di transizione e incertezza per l'industria bellica francese, questo imponente corazzato sembrava destinato a rappresentare la rinascita della potenza militare della Francia. Eppure il suo servizio fu breve, discreto e quasi dimenticato, confinato a un solo reggimento e a poche apparizioni pubbliche prima di scomparire nell'ombra dell'obsolescenza. Ma come venne realmente impiegato questo carro? Quali furono le circostanze del suo utilizzo e le cause del suo prematuro ritiro? Scopriamolo insieme in questo video. Per quanto riguarda la sua storia, cominciamo col dire che durante l'occupazione tedesca della Francia, durata 4 anni, più precisamente dal 1940 al 1944, l'industria militare francese fu in gran parte paralizzata, con la produzione di veicoli corazzati praticamente interrotta. Tuttavia, in segreto, ingegneri e progettisti francesi nella Francia di Vichy continuarono a lavorare su componenti e design di carri armati, spesso mascherando i loro sforzi come progetti civili o destinati alla progettazione di mezzi ad uso della logistica della Kriegsmarine tedesca e della Luftwaffe. Questi sforzi clandestini posero quindi le basi per lo sviluppo di nuovi veicoli corazzati una volta terminata la guerra. Con la liberazione della Francia nel 1944 emerse quindi la necessità urgente di ricostruire le forze armate nazionali e di sostituire i carri armati alleati come gli M4 Sherman utilizzati durante la liberazione. La Francia aspirava a ristabilire quindi la propria autonomia militare e a dimostrare giustamente la propria capacità di progettare e produrre mezzi corazzati moderni. In questo contesto nacque l'idea dell'Arle 44, un carro armato pesante che avrebbe dovuto rappresentare un ponte tra i vecchi design prebellici e le future innovazioni nel campo dei veicoli corazzati. Il progetto dell'Arle fu affidato alla cosiddetta Atelier de Construction de Ruelle, ovvero, acronimo ARL proprio, un'azienda con una lunga tradizione nella produzione di mezzi militari. Data la scarsità di risorse e l'urgenza del progetto, si decise di basare il nuovo carro sullo scafo dello Char B1 bis, un carro armato pesante francese degli anni 30 noto per la sua robustezza. Tuttavia il B1 bis presentava diverse limitazioni, tra cui una disposizione interna poco ergonomica e un'armatura insufficiente per i nuovi standard bellici. Al fine di modernizzare quindi il design, lo scafo dello Char B1 bis fu modificato per ospitare una nuova torretta in grado di alloggiare un cannone più potente. Inizialmente si prevedeva l'installazione di un cannone da 75 mm, ma con l'evolversi delle minacce e l'esperienza acquisita durante la guerra, si optò per un cannone da 90 mm, capace di affrontare efficacemente i carri armati pesanti tedeschi come il Panther e il Tiger. Questa decisione richiese però ulteriori modifiche allo scafo e alla torretta per supportare conseguentemente il nuovo armamento. Un'altra sfida significativa riguardava il sistema di propulsione. Il peso aumentato del carro, dovuto a un'armatura più spessa e un armamento più pesante, richiedeva un motore più potente. Si decise quindi di utilizzare il motore Maybach HL 230 P30, ovvero un motore tedesco da 600 cavalli disponibile però in quantità limitate come per da bellica. Questo motore, sebbene potente, presentava però problemi di compatibilità e affidabilità, richiedendo perciò ulteriori adattamenti nel design del veicolo. Infine, la produzione, altro argomento scottante, fu lenta e complessa, caratterizzata da ritardi e difficoltà, e con il primo prototipo pronto solo nel 1946 e i primi esemplari operativi nel 1949. Con un totale di 60 esemplari costruiti, solo la 503esima Régiment des Chars de Combat ebbe modo di utilizzarli, sostituendo i Panther tedeschi catturati che erano stati utilizzati fino a quel momento. Per quanto concerne le caratteristiche del mezzo, diciamo che l'Arle 44 era un carro pesante che univa elementi antiquati e innovativi. Aveva infatti un peso di circa 50 tonnellate e una corazza che variava dai 120 mm frontali ai 30 mm laterali, rendendolo generalmente resistente, almeno sulla parte frontale, agli armamenti anticarro dell'epoca. Tuttavia la protezione non era uniforme e alcune sezioni risultavano vulnerabili ai proiettili perforanti di nuova generazione. Il carro era armato anche di un potente cannone da 90 mm, come già abbiamo detto, prodotto da Schneider, derivato da un cannone antiaereo tedesco modificato. Questo pezzo d'artiglieria garantiva un'ottima penetrazione contro i corazzati più avanzati dell'epoca, ma soffriva di una cadenza di fuoco relativamente bassa a causa delle dimensioni del proiettile e del caricamento manuale. Per quanto riguarda invece la mobilità, l'Arle 44 utilizzava un motore, come abbiamo già detto, Maybach HL 230 da 600 cavalli che gli permetteva di raggiungere una velocità massima di circa 35 km/h su strada.
Inoltre il treno di rotolamento derivato dal carro B1 bis lo rendeva poco manovrabile e inadatto a operazioni su terreni accidentati. E come se non bastasse, per mettere proprio la ciliegina sulla torta, la trasmissione era complessa e incline a guasti, il che limitava ulteriormente la sua efficacia operativa. L'equipaggio era composto invece da 5 membri: il comandante, l'artigliere, il servente, il pilota e il marconista. Come ultima cosa c'è da menzionare lo spazio all'interno del mezzo, che era piuttosto angusto e le condizioni operative risultavano quindi difficili, soprattutto in situazioni di combattimento prolungato. Nonostante le sue ambizioni, l'Arle 44 non ebbe mai un vero impiego operativo in combattimento. La sua produzione venne completata nel 1949, ma a quel punto i progressi tecnologici nel campo dei carri armati avevano reso il modello già obsoleto, e nel frattempo la Francia aveva già ricevuto dai suoi alleati carri più moderni e performanti come l'M47 Patton, che risultava nettamente superiore sotto ogni aspetto. L'Arle entrò in servizio nelle forze corazzate francesi, ma fu usato principalmente per scopi di addestramento e parate militari. Il suo ruolo effettivo fu quello di servire come stopgap, ovvero come mezzo di transizione, permettendo alla Francia di riprendere esperienza nella costruzione e gestione di corazzati pesanti. Nel giro di pochi anni il carro venne quindi ritirato e sostituito con veicoli più avanzati come la MX-50, che rappresentava un salto tecnologico significativo rispetto all'Arle 44.